Sei in vacanza senza lo strumento e non vuoi perdere i tuoi progressi? Sei nel posto giusto, amico. Prima di iniziare vorrei ringraziare tutti coloro che stanno supportando e condividendo questa nuova rubrica. Vi ricordo che per le richieste di nuovi topic potete commentare e iscrivetevi e cliccate sull'icona della campanella per restare sempre aggiornati sulle prossime uscite dei nuovi episodi. E ora iniziamo! Il dilemma di molti musicisti e soprattutto allievi si presenta nel break estivo. Quando si parte per le vacanze non è possibile portare con sé l'ingombrante strumento. Molti di voi diranno: la vacanza è vacanza, la musica non va mai in vacanza, pigri figli di una buona donna. Io vi troverò perché sono Batman. Studia il basso. Grazie. Per voi scansafatiche ho in serbo alcune soluzioni. Punto numero 1. Ascolta molta musica. Questa prima soluzione è pensata proprio per coloro che non vogliono impegnarsi eccessivamente. App come Spotify ti aiutano non solo ad ascoltare la tua musica preferita, ma anche ad ascoltarne di nuova. Ma è molto importante seguire 3 fasi. Ascolta, analizza e cataloga. L'ascolto passivo molto spesso lascia un vago ricordo di quello che si è ascoltato. Accendere il cervello e comprendere ciò che si ascolta vi porterà a giovamento quando riavete fra le mani lo strumento. L'analisi di un brano invece comprende molti aspetti. È molto importante sapere individuare la tonalità, il tempo, la sequenza di accordi e le scale contenute all'interno della melodia principale o di un assolo. La terza e ultima fase è dedicata ai più volenterosi. Dopo l'ascolto e l'analisi potrebbe essere saggio stilare una charts degli accordi o trascrivere la linea principale o un assolo. Se ritenete troppo impegnative queste attività, la cosa migliore potrebbe essere quella di stilare una lista dei brani che ritenete più interessanti e utili per il vostro percorso musicale che imparerete al vostro ritorno con l'ausilio dello strumento. Altro aspetto da non trascurare è l'ascolto di nuova musica. Variate sempre la vostra dieta musicale e cercate sempre di espandere i vostri orizzonti. Punto numero 2. Leggi. Un ottimo sostituto della settimana enigmistica sotto l'ombrellone può essere la lettura. Esistono innumerevoli manuali per esercitare la lettura, dal famigerato e onnipresente Pozzoli fino agli studi di Patitucci, ma in realtà va bene qualsiasi cosa. Leggere è un modo alternativo per allenare il cervello e la memoria visiva. Se per voi la lettura è un'esperienza nuova, vi consiglio di leggere ad alta voce enunciando i nomi delle note lungo lo spartito. 3. Canta. Altra opzione molto importante è il cantare. Per confrontare la vostra intonazione potete scaricare una qualsiasi app piano su un qualsiasi store oppure scaricare un'app accordatore per verificare se la vostra intonazione è corretta. 4. Il metronomo, questo sconosciuto. So che per il popolo italiano battere le mani a tempo è chiedere troppo, ma se stai guardando questo video molto probabilmente sarai un musicista o un aspirante musicista, quindi questo presuppone che tu ci metta un minimo di impegno in più. Il metronomo è il nemico numero 1 di tutti gli studenti, soprattutto i batteristi. Oh no Jeff, non parlavo di te, so che il tuo odio è differente. Quindi tira fuori il metronomo e inizia a contare i battiti in varie velocità, oppure emula dei ritmi avendo il metronomo come guida. Un'app che arriva in vostro soccorso è la già citata Perfect Ear. La prima sezione comprende una serie di esercizi che partono dal riconoscimento degli intervalli fino al riconoscimento degli accordi più complessi. È possibile anche cantare gli intervalli grazie all'utilizzo del microfono. Vi è anche una sezione dedicata alla ritmica e alla lettura. Insomma, un'app semplice da utilizzare e soprattutto molto utile. 5. Penso alla pratica. Il dottor Alvaro Pascal León, professore di neurologia alla Harvard Medical School, ha condotto un interessante esperimento. Ha incaricato alcuni studenti di eseguire un esercizio al piano con la massima fluidità cercando di mantenere i 60 bpm. Ogni giorno per 5 giorni i volontari si sono esercitati per 2 ore. Al termine di ogni sessione di allenamento i soggetti sono stati sottoposti al cosiddetto test di stimolazione transcranico-magnetica che ha consentito agli scienziati di scoprire che la regione della corteccia motoria è quella che ha subito uno sviluppo significativo. Pascal León ha poi esteso l'esperimento a un altro gruppo di volontari chiedendogli semplicemente di pensare alla pratica. Quando gli scienziati hanno confrontato i dati dei 2 gruppi, hanno scoperto che la regione della corteccia motoria si è sviluppata anche nei soggetti che hanno semplicemente immaginato di far pratica. Pazzesco! Quindi amici, anche questo episodio volge al termine. Come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi, condividete e soprattutto fatemi sapere nei commenti se avete qualche altra soluzione per allenarsi in vacanza. Ciao!